Buongiorno a tutti, che volume alto. Io avevo preparato la presentazione in inglese, ma vedo che praticamente si può fare in italiano, perché siamo tutti italiani quasi, o quasi. Perciò se non vi dispiace parlerò in italiano e avrò le slide dietro di me in inglese. Ok? Anche meno lavoro per gli interpreti lì dietro, penso. Buongiorno a tutti, grande piacere essere qui. Breve introduzione, io da Milano sono stato poi in Svizzera a studiare, in Inghilterra, in Olanda. Avevamo una ditta di famiglia a Milano, a Novara, che io ho ingrandito dall'Inghilterra, di prodotti diagnostici per l'ecologia, l'acqua e l'ambiente, una delle prime in Europa. E a circa 32 anni, insieme con un collega olandese, abbiamo aperto la Fondazione Progressio a Rotterdam, abbiamo scritto un libro sull'economia civica, abbiamo fatto le prime public-private partnerships fra settori pubblici, privati, filantropia, sia in Olanda, poi anche in Botswana, in Inghilterra. E da lì ho continuato questa strada cercando di collegare e integrare l'etica, l'impresa, che sono state sempre le mie due passioni, impresa e etica. E dopo molti progetti, circa 300 in 30 paesi, l'anno scorso ho fondato insieme con degli americani e un olandese questo gruppo che si chiama B Corp. E la mia presentazione oggi è su questa B Corp. Cioè B Corp, vedete qui il logo di B Corp, diciamo, la missione è in un mondo dove ci sono sempre più imprese, più imprenditori, chiaramente in giro per il mondo, in India, in Cina, in Sud America, eccetera. Diciamo che negli ultimi 20 anni si è vista questa proprio, la chiamo rivoluzione dell'impresa. Così anche evoluzione nel senso di andare verso l'impresa del futuro, next generation business. Cioè queste B Corp, adesso vi faccio vedere dei visi, delle facce di B Corp. Ecco, per esempio, mi sembra che è importante collegarci e unirci alle persone, perché dietro l'impresa ci sono le persone, ci sono le emozioni, la passione, la voglia di fare. E queste sono delle facce di persone che o guidano una B Corp o sono molto collegati. Cioè Bill Clinton è un grande fan delle B Corp, eccetera, eccetera. Jessica Alba, la seconda da sinistra, è un'attrice che ha una società che si chiama The Honest Company, la società onesta, e così via. Yvon Chouinard, il terzo, è il fondatore di Patagonia. Patagonia è una ditta che ha chiaramente anche in Italia, molto sostenibile, che ormai da 30 anni porta avanti questi valori dei quali si parlava qui anche stamattina. E così via, Brasile, America, Canada, questi sono tutti visi di imprenditori. La seconda colonna, l'ultima a destra, Vivina Berla, italiana che sta a Londra ed Amsterdam, ha una ditta di finanziamenti sostenibili sociali e così via. E ci sono, adesso vi faccio vedere delle statistiche, se posso. Queste B Corp, la seconda slide arriva, il concetto di B vuol dire benefit, beneficio. L'idea è di creare questo movimento, ormai siamo in 34 paesi, più di 1000 società, che nel loro modo, diciamo, ogni società può creare un beneficio al mondo esterno, sia dal punto di vista ecologico, sociale, culturale, educativo, eccetera, eccetera. E ci sono adesso, pochi giorni fa, questo continua ad andare, io non ho toccato niente, aspetta che vediamo se forse mi aiuta lei qui ad andare alla prossima slide. Ecco, fermiamoci un attimo qui. Cioè, l'idea di queste B Corp, come ho detto prima, sono 1028 società o 1020 adesso in 34 paesi e che servono circa 40 milioni di clienti. Le chiamiamo best in class, società che come ambizione, come mira, come scopo della loro attività è di chiaramente essere sostenibili dal punto di vista finanziario, ma anche, come diceva stamattina Andrea Illy, di portare un contributo maggiore possibile agli altri stakeholders. Ci sono due, diciamo, strade per diventare B Corp. Una strada è la strada legale. In America ci sono già 24 stati dove legalmente è possibile essere una B Corp, che vuol dire Benefit Corporation. Piuttosto di diventare una SRL, uno diventa una Public Benefit Corporation. E praticamente adesso ci sono 26 stati e ce ne saranno altri 10-12 che stanno facendo la legislazione
anche lì noi aspettiamo che nel giro di 2 o 3 anni tutti gli stati americani ci sia questa Public Benefit Corporation. E stiamo facendo lo stesso anche in Europa, con la Comunità Europea. In Svezia ci sono diversi membri del Parlamento che stanno cercando di promuovere l'idea di avere questa Benefit Corporation come statuto legale. Seconda strada è con l'auditing, e abbiamo anche i nostri clienti, i nostri partner italiani qua che vi introdurrò alla fine. Questo auditing vuol dire di fare una specie di assessment, di certificazione non di un prodotto o di una tecnologia, ma della ditta intera, di tante tematiche come governance, innovazione, etica, sostenibilità, eccetera, diversità e così via, mirando sempre anno dopo anno a diventare migliori per se stessi, ma anche paragonarsi a tutte le altre società che fanno parte della nostra comunità. Circa 60 industrie, 40 milioni di clienti, e il concetto centrale è: dobbiamo creare una nuova classe di business, una classe di imprese impegnate che portano avanti questi valori concretamente. Continuo le slide, queste praticamente sono le 2 strade. Questo che vedete a sinistra, Benefit Corporation, è la Benefit Corporation dal punto di vista legale. Secondo, l'impact assessment è questo auditing. Poi il terzo, questo B-Analytics. Ci sono circa 120 fondi di investimenti che usano la metodologia, i criteri e gli indici di B-Analytics per decidere, fare la due diligence sulle società nelle quali investire. E Be the Change, l'ultimo in alto, è la nostra campagna che facciamo verso le ONG, i cittadini, per chiaramente aiutare questo nuovo sistema di società a propagarsi nel mondo. Questi sono alcuni logo delle varie società. Ben & Jerry, che è chiaramente conosciuta, è una società di più di $1 miliardo, proprietaria è la Unilever, e la Unilever vuole diventare lei stessa una B Corp, eccetera, eccetera. Vi farò vedere poi, o vi darò il link sul web per poter andare a vederli voi, questi logo. Questi sono i nostri continenti dove siamo adesso. Ci siamo radunati un mese fa in Colombia. Ci sono circa 200 società in Sud America, 120 in Canada, 30 in Europa, eccetera, eccetera. E stiamo crescendo molto velocemente. Qui non so se riuscite a vedere, sì, vedete, alcune delle ragioni, della logica perché diventare una B Corp. Primo, identità. Chiaramente una cosa importante è come una società può distinguersi dalle altre dal punto di vista di valori e di obiettivi sociali, ecologici, eccetera, eccetera. Poi chiaramente di poter essere una fonte di ispirazione verso gli impiegati, verso gli altri stakeholders, perché chiaramente è importante avere un senso di missione, di visione, di perché la società esiste, cosa cerchiamo di fare nel mondo, e così noi vediamo chiaramente che molti vengono ispirati da questo, e così via. Trovare investimenti ed investitori dentro questo nuovo mondo di impact investment, con circa più di 1000 società si può fare moltissimo dal punto di vista di scambiare idee, scambiare best practices, insieme sapere come portare avanti e imparare da una società all'altra in giro per il mondo. Poi influence policy, importante anche, per esempio, stiamo lavorando con il sindaco di Amsterdam, il sindaco di Denver, il sindaco di Zaragoza, perché hanno capito che è nel loro interesse avere le migliori società possibili nella loro città. Perciò stiamo creando questi gruppi di interesse basati su delle città, che è una cosa piuttosto molto positiva, e così via. Qui mostra questa Declaration of Interdependence. L'idea è che quando uno viene certificato si impegna al concetto di interdependence, che siamo tutti collegati nel mondo, e chiaramente quello che noi facciamo qui ha un impatto in altri paesi e viceversa. Qui sono praticamente le varie voci sulle quali uno fa l'assessment. Perciò governance and leadership, employees and talent, community and society, environment, eccetera, eccetera. E stiamo continuamente ingrandendo gli indici. Stiamo aggiungendo innovazione,
proprio capacità di impresa, e siamo già alla versione 4 di questo certificato B Corp e stiamo andando verso la versione 5. Questa è una fotografia della società Patagonia, che è diventata una B Corp l'anno scorso in America, con tutti i dipendenti e il fondatore Yvon Chouinard. E qui la prima società in Italia, Fratelli Carli, una società nata nel 1911 che è diventata B Corp la settimana scorsa. E siamo molto soddisfatti di vedere l'idea che una società di famiglia che va avanti da più di 100 anni capisce l'importanza di essere una B Corp e di pensare a lungo termine, non soltanto l'anno prossimo, ma pensare veramente a 50 anni avanti, o 20 o 100, che è il tipo di cultura che vogliamo propagare in giro per il mondo. E alla fin fine i nostri partner italiani, la ditta Nativa, con Eric Ezechieli. Eric è qui con noi. Eric, per favore, se puoi alzarti un attimo, e Paolo Di Cesare, che sono i nostri partner in Italia. Se volete avere informazioni da me o da loro, siamo qui tutto il giorno. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie.